In questo video parlo del suffisso zione e sione e dei sostantivi deverbali che terminano in ione. Questo video è pensato per chi vuole imparare bene l'italiano. Se stai studiando la lingua italiana e vuoi parlare l'italiano come un madrelingua, sei nel posto giusto. Ciao a tutti, io sono Luca e in questo video volevo parlare di due suffissi, ovvero del suffisso zione e del suffisso sione. Questo video è una risposta a una richiesta che mi era stata fatta qualche tempo fa da uno degli iscritti al canale che mi aveva chiesto per l'appunto se potessi parlare dei sostantivi che terminano in ione. Penso che questa persona si riferisse ai sostantivi creati con il suffisso zione oppure sione e non a quei pochi sostantivi che terminano in ione, come per esempio scorpione e altri pochi sostantivi maschili, tra cui una parolaccia che non ripeterò in questo video perché sono un signore. Allora, diciamo subito che i suffissi zione e sione in realtà sono lo stesso suffisso. In alcuni casi si usa azione, in altri casi si usa sione. Questo dipende dall'origine della parola, cioè dall'etimologia della parola. Cioè dove in latino c'era la sequenza T-I-O, in italiano abbiamo zione, e dove invece in latino c'era la sequenza S-I-O abbiamo sione. Quindi in altre parole queste sono due varianti dello stesso suffisso. La seconda cosa importante da notare è che i suffissi zione e sione danno origine a un sostantivo che è sempre femminile. Questo suffisso ci permette di ottenere un sostantivo a partire da un verbo. I sostantivi di questo tipo vengono definiti nomi deverbali oppure sostantivi deverbali, perché per l'appunto derivano da un verbo. Alcuni studiosi definiscono questo tipo di nomi deverbali come nomi d'azione e di risultato. Perché? Perché fondamentalmente questi sostantivi si riferiscono al processo oppure al risultato dell'azione indicata dal verbo corrispondente. Per esempio, se noi uniamo il suffisso zione al verbo creare, in particolare al tema del presente, otterremo creazione. Che cos'è la creazione? Fondamentalmente è il risultato oppure il processo dell'azione di creare. Dal verbo alterare otterremo alterazione. Dal verbo cancellare otterremo cancellazione. Dal verbo eliminare eliminazione. Che cosa significa eliminazione? Eliminazione indica il risultato oppure il processo dell'azione di eliminare. Allo stesso modo la cancellazione è il risultato oppure il processo di cancellare. Dal verbo classificare otterremo classificazione. Dal verbo simulare otterremo simulazione. Dal verbo imitare imitazione. Dal verbo constatare, constatazione, da produrre, produzione, da applicare, applicazione, da assimilare otteniamo assimilazione, da installare, installazione, da affermare, affermazione. Cos'è un'affermazione? È il risultato dell'azione espressa dal verbo affermare. Quindi noi sappiamo che affermare vuol dire, un'affermazione è qualcosa che è stato detto. Allo stesso modo da dichiarare otteniamo dichiarazione. Cos'è una dichiarazione? È qualcosa che è stato dichiarato. Come dicevo, a seconda dei casi il sostantivo si può riferire al processo oppure al risultato dell'azione. Ecco, come vedete io ho fatto prevalentemente degli esempi con il suffisso zione, che è la variante sicuramente più comune, cioè
i sostantivi che terminano in -sione sono sicuramente più comuni dei sostantivi che terminano in -sione. Come vi dicevo, la scelta della variante dipende dall'etimologia della parola, quindi per avere la certezza bisogna proprio sapere da dove deriva una determinata parola. All'inizio vi ho detto che se in latino c'era la combinazione TIO avremo -sione, mentre invece se c'era la combinazione SIO avremo -sione. Questa regola è evidentemente piuttosto complessa da applicare nella vita reale, perché uno chiaramente non può ricordarsi da dove derivi esattamente una determinata parola. C'è una regola pratica, probabilmente più comoda da usare, che vale nella maggior parte dei casi, ovvero se il verbo ha il participio passato in T, useremo -zione. Per esempio, produrre, prodotto. C'è una T, quindi il suffisso sarà -zione. Altro esempio potrebbe essere creare, creato, c'è una T, quindi creazione. Oppure affermare, affermato, affermazione. Questo è probabilmente il motivo per cui -zione è molto più comune, perché comunque i participi passati in T sono i più comuni. Se invece il participio passato non è in T ma è in S, useremo il suffisso -sione. Per esempio mi viene in mente il verbo illudere. Illudere ha il participio passato in illuso, quindi c'è una S, quindi illusione. Oppure penso al verbo distendere, disteso, distensione. Penso al verbo fondere, fuso, questo è un verbo che ha un participio passato irregolare, fusione. Questa regola chiaramente ha delle eccezioni, per esempio pensiamo ai composti del verbo torcere, no? Che hanno il participio passato intorto, tecnicamente c'è una T, però in realtà poi abbiamo un sostantivo contorsione e così via. Adesso probabilmente ci sono anche altre eccezioni, comunque generalmente questa è la regola. I verbi con participio passato in T, che sono i più comuni, richiedono il suffisso -zione, i verbi col participio passato di altro tipo richiedono -sione. La cosa importante da ricordare è che questi sostantivi sono sempre e comunque femminili. Molti stranieri sbagliano, soprattutto quando c'è per esempio una L apostrofata e poi c'è questo sostantivo. Per esempio, se io ho la frase l'esclusione, esclusione è femminile, quindi se uso un aggettivo dovrà essere femminile, quindi sarà questa esclusione. Allo stesso modo, se ho eccezione, sarà questa eccezione. Poi il discorso è che la A seguita dalla E viene eliminata, si mette l'apostrofo, quindi questo può creare confusione, perché poi nel parlato la gente non dice questa è esclusione, ma dice questa esclusione. Però il sostantivo è comunque femminile. Allo stesso modo, se prendiamo il sostantivo recensione, dovrò dire ho letto una recensione molto lunga. Come vedete, sostantivo femminile. Penso che l'errore principale fatto dai stranieri sia proprio questo, cioè del pensare che questi sostantivi siano maschili. In realtà no, questi sostantivi sono sempre e comunque femminili, perché fondamentalmente gli stranieri confondono il suffisso one, che viene usato per creare sostantivi maschili, con il suffisso zione, sione, ma sono due suffissi diversi. Qualche tempo fa avevo fatto un video su un altro suffisso molto importante, il suffisso abile e ibile. Ecco, magari qua in alto vi metto il link a questo video. Mi raccomando, se volete imparare bene l'italiano, provate a dare un'occhiata a questo video.